Alcaraz batte Sinner nella finale degli US Open 2025. Lo spagnolo torna numero 1 al mondo. New York, 7 settembre 2025. È stata una finale degna della nuova epoca del tennis, quella andata in scena sul cemento di Flushing Meadows. Sul campo centrale dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center, Carlos Alcaraz ha superato Jannik Sinner con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, conquistando il suo sesto titolo del Grande Slam e il secondo trionfo agli US Open, dopo quello del 2022. La partita, seguita da un pubblico caldissimo e da milioni di telespettatori in tutto il mondo, ha rappresentato l'ennesimo capitolo di una rivalità che ormai è già entrata nella storia. Alcaraz e Sinner infatti si sono affrontati per la terza volta consecutiva in finale slam nello stesso anno, un evento mai verificatosi nell'era Open. La partita. L'aggressività di Alcaraz spezza l'equilibrio. Il match è partito con il piede giusto per lo spagnolo, che ha imposto da subito il suo ritmo. Il primo set, chiuso 6-2, ha messo in evidenza il suo stato di forma. Servizio praticamente intoccabile, rovescio profondo e tanta varietà nei colpi. Sinner ha avuto una reazione d'orgoglio nel secondo set, conquistato 6-3 con scambi lunghi e maggiore precisione da fondo campo. L'azzurro ha mostrato la sua solita determinazione, cercando di allungare gli scambi e costringendo Alcaraz a qualche errore. Ma lo spagnolo non si è scomposto. Nel terzo set ha alzato ancora di più l'intensità, dominando con un netto 6-1. Il quarto set è stato il più equilibrato. Il pubblico newyorkese ha visto i due giovani campioni spingersi al limite, con Sinner che ha tentato in tutti i modi di riaprire la partita. Alla fine però, Alcaraz ha sfruttato l'ennesimo turno di battuta impeccabile e ha chiuso 6-4, liberando tutta la sua esultanza. I numeri parlano chiaro: 42 vincenti per Alcaraz contro i 21 di Sinner, solo 9 punti persi con la prima di servizio e una gestione dei momenti chiave praticamente perfetta. Il ritorno al numero 1 e la caduta del regno di Sinner. Con questo trionfo Alcaraz torna in vetta al ranking ATP, scalzando proprio Sinner, che era numero 1 da 65 settimane consecutive. Un dominio lungo e significativo, quello dell'italiano, che aveva scritto una pagina di storia per il tennis azzurro. Il coin finale significa anche la fine della sua striscia vincente nelle finali slam sul cemento, dove non perdeva da 27 partite. Nonostante la delusione, Sinner può vantare una stagione straordinaria. Nel 2025 ha raggiunto tutte e quattro le finali dei tornei del Grande Slam, vincendone 2. Un traguardo che pochissimi nella storia del tennis hanno raggiunto. Le parole dei protagonisti. Al termine della partita, Alcaraz ha reso omaggio al rivale. Jannik mi spinge sempre al massimo, ogni volta che giochiamo è una battaglia. Essere di nuovo qui, con il trofeo in mano, è incredibile. È un sogno che si ripete e che mi motiva a crescere ancora. Sinner, dal canto suo, ha mostrato una grande eleganza anche nella sconfitta. Sul palco della premiazione ha ringraziato il suo team e i tifosi, ribadendo l'orgoglio per la stagione disputata. Non è il risultato che speravo, ma è stata un'annata incredibile. Ho giocato tutte le finali slam, ho imparato tanto e ora voglio continuare a migliorarmi. Carlos oggi è stato più incisivo e ha meritato la vittoria. In conferenza stampa, l'azzurro ha analizzato con lucidità i suoi limiti nel match. Lui è stato più pulito, ha gestito meglio i momenti difficili. Io sono stato troppo prevedibile, devo diventare un giocatore meno leggibile, più imprevedibile. È la sfida che mi pongo per il futuro. Una rivalità già leggendaria. La stagione 2025 passerà agli annali come l'anno della rivalità tra Alcaraz e Sinner. 3 finali slam consecutive tra loro, Roland Garros, Wimbledon e US Open, hanno acceso i riflettori su una generazione capace di prendere il testimone dei Big Three. Se Alcaraz ha messo in bacheca il suo sesto slam, Sinner ha dimostrato una continuità impressionante, confermandosi uno dei giocatori più solidi e spettacolari del circuito. Il bilancio degli scontri diretti vede ora lo spagnolo avanti, ma la sensazione diffusa è che questa sfida sia solo all'inizio e possa segnare l'intero prossimo decennio del tennis mondiale. Il futuro immediato. Con il nuovo ranking ATP, Alcaraz guarda tutti dall'alto, ma Sinner resta vicinissimo in classifica. I prossimi tornei indoor e soprattutto le ATP Finals saranno decisive per capire se l'italiano potrà riprendersi il trono già entro la fine della stagione.
Per il momento, la sensazione è che il tennis mondiale ha dato in questi due ragazzi non solo i suoi leader attuali, ma anche i protagonisti destinati a scrivere le pagine più affascinanti dei prossimi anni.